Sport touring o crossover? In questo mondo si sta sempre più fondendo, tant'è che insomma basta vedere le domande che mi fate, ci fate quando proviamo una di queste moto, chiedendoci se è meglio questa o l'altra. Solitamente una è una sport touring vera e una è una crossover. È un mondo che ancora, secondo me, questo è il mio personalissimo parere, non offre sufficienti prodotti perché l'interesse è davvero altissimo. Però all'EICMA ce n'è un po' da vedere, qualche novità è arrivata e non sono novità di poco conto, e adesso con me venite a fare un giro per i padiglioni e per gli stand. Vi faccio vedere questo mondo sport touring crossover che, è vero, ha ancora secondo me pochi prodotti, ma qualcosa si sta muovendo. Argomento crossover o sport touring, qui secondo me abbiamo una moto che sta un po' a cavallo delle due, la KTM Super Duke GT, molto amata da chi ce l'ha, sicuramente qui arriva in una nuova edizione e senza mezzi termini nello perfetto stile KTM. La base sotto, telaio, motore, deriva direttamente dalla nuova 1390 Super Duke, quindi con nuovo motore da 1350 cm3, fasatura variabile lato aspirazione e 190 cavalli e 145 Nm di coppia, insomma per fare un po' di turismo molto veloce. Però poi KTM ha lavorato per il comfort, il cupolino regolabile in altezza, le manopole riscaldabili sono di serie, le valigie laterali hanno il keyless, è stata rivista un po' la posizione di guida, la sella per essere un pochino più comoda. Tutta la moto beneficia dell'arrivo della nuova piattaforma elettronica di KTM, quindi blocchetti al manubrio nuovi e schermo da 8,8 pollici splittato dove si può anche avere il navigatore, insomma un colpo al cerchio, un colpo alla botte, più sportiva ma anche più adatta a viaggiare se vogliamo. E la notizia è che non avrà per il momento il cambio AMT che è stato montato invece sulla 1390 Super Adventure, però su questa moto qui quel cambio sarebbe un'applicazione diciamo molto interessante, per cui non nego che magari mi aspetto che potrebbe arrivare in un futuro prossimo. Questa è la 1390 Super Duke GT. Beh, se parliamo di moto da viaggio non si può non venire allo stand BMW. Ovviamente qui troviamo tutte le rappresentanti migliori delle moto da viaggio della casa bavarese, dalla K1600 alla R1250 RT a ovviamente la S1000XR. Nessun aggiornamento per queste moto e chi come me si aspettava l'arrivo della nuova R1300 RS dovrà aspettare un attimino, perché qui a Milano la nuova piattaforma 1300 resta ancora confinata al mondo GS con l'Adventure, che diciamo non è una crossover, è l'emblema della moto da viaggio ma non è una crossover, quindi o una sport touring. Chi si aspetta la nuova R1300 aspetterà ancora un pochino, ma potrà consolarsi con l'S1000XR e ovviamente con la M1000XR, che tra le crossover da sparo è in assoluto la miglior rappresentante, la più ignorante di tutte. E quella, l'unico problema è che non ha le borse, però insomma di quello poi ne abbiamo già parlato. Tutti si aspettavano che allo stand Moto Morini arrivassero in versione definitiva quest'anno la Corsaro Naked e la Corsaro Sport, e invece Morini a sorpresa cosa ti fa? Ti sforna la Corsaro GT, che è una crossover pura basata sulla stessa piattaforma della Corsaro Sport e della Corsaro Naked, tra l'altro con un telaio un po' al contrario. Siamo abituati ad avere il traliccio di tubi con le piastre di alluminio, qui abbiamo l'Omega di alluminio e sotto c'è il traliccio di tubi, ha invertito un po'. La caratteristica peculiare è il motore V2, 750 cm3, 95 cavalli con l'albero controrotante, soluzione che in questo momento tra le moto di serie solo Ducati con la sua Panigale V4 e MV col 3 cilindri 800 riescono a vantare, soluzione che riesce ad offrire più maneggevolezza di guida. La GT è, la vedete, insomma, una crossover vera, dura e pura, si inserisce in un segmento davvero molto combattuto e probabilmente delle tre sarà quella che arriverà prima sul mercato, perché è un segmento, quello delle crossover e delle sport touring, come vi ho detto, che forse c'è poca offerta ancora, ma qualcosa si sta muovendo. Freni Brembo, sospensioni Kayaba, insomma c'è davvero componentistica di pregio e siamo curiosi di provarla, perché questo 7,5 V2 è veramente una chicca e insomma dovrebbe arrivare nel corso del 2025. Ho chiesto il prezzo, mi è stato detto meno di quello che pensi. Non vi dico quello che penso, comunque sembra che sarà molto competitiva.
Beh, è impossibile non partire dal nuovo muso arrabbiatissimo della Tracer 9 GT Plus, perché per la prima volta la Yamaha aggiunge i fari adattivi. Sono matrix LED che si spengono quando vede la telecamera, perché questa moto ha una telecamera qui davanti, di sopraggiungere di altri veicoli, quindi per non abbagliare, proprio come succede sulle ammiraglie automobilistiche. Sicuramente è una feature aggiuntiva a livello di sicurezza, ma la Tracer 9 GT e anche la Tracer 9 normale cambiano anche in altre componenti, perché la sella è stata rivista completamente e c'è più lunghezza per il telaietto posteriore per dare più spazio al passeggero e al pilota. Insomma, questa sta diventando lentamente, passo dopo passo, la Tracer una vera e propria ammiraglia da viaggio di casa Yamaha. Ovviamente la versione Plus ha anche il radar con il sistema emergency braking, con il cruise control adattivo. Nonostante la cilindrata di 890 cm3, se la può giocare davvero con le maxi crossover con motori anche più grossi. In effetti poi la struttura di base non va a cambiare, il telaio è stato confermato, le sospensioni Kayaba semiattive sono state confermate ed è confermato anche il motore CP3 da 890 cm3 a 119 cavalli. Però adesso la dotazione della Tracer, e immagino che il prezzo insomma sarà un po' da Tracer, quindi abbastanza competitivo, è davvero di altissimo livello. E tra la dotazione quest'anno si aggiungono anche le valigie con la chiusura centralizzata e che funzionano senza chiave, quindi basta il transponder, quello per far partire la moto, anche per sganciare o aprire le valigie. Più di così direi che non si può avere. È il vero emblema della crossover da viaggio e anche da divertimento, perché una volta tolte le borse la Tracer mantiene una dinamica di guida davvero interessante. L'abbiamo già provata, vi metto qua il video, ma insomma con questo allestimento direi che adesso se lo gioca davvero con tutte. Rapido passaggio allo stand Suzuki, perché se parliamo di sport touring e crossover qui bisogna passarci, anche se in realtà Suzuki quest'anno non porta delle novità. La GX è arrivata lo scorso anno, abbiamo la GSX S1000 GT più sportiva, una vera sport touring con sospensioni meccaniche, e la GSX S1000 GX che abbiamo già provato con sospensioni semiattive, posizioni rialzate, crossover. Suzuki è una casa che crede molto in questo segmento, perché propone addirittura due proposte basate sulla stessa piattaforma, col 4 cilindri in linea da 150 cavalli e un'elettronica molto completa. Le borse sono in comune con le due moto, ovviamente laterali, si può montare anche il bauletto e come ho detto non ci sono novità importanti, però insieme a Kawasaki diciamo che Suzuki è l'unico brand che propone le due facce del nuovo mondo sport touring. La sport touring vera e propria, quindi con semimanubri e carena, in questo caso però c'è il manubrio diciamo tubolare, e la crossover vera e propria come siamo abituati a chiamarla ai giorni nostri. GSX S1000 GT, GSX S1000 GX. Qui allo stand Honda trovate la nuova NT 1100. Honda la definisce una touring crossover. Siccome stiamo parlando di sport touring e crossover l'ho inserita, anche se diciamo che qui si sposta un pochino quasi verso il touring. In ogni caso le novità sono l'ereditare la piattaforma della Africa Twin, quindi col motore nuovo 1100 con 102 cavalli ma più copie, infatti 112 Nm, ma soprattutto migliorare la dotazione, perché sulla NT 1100 arrivano le sospensioni semiattive marchiate Showa. Un bel passo avanti per questa crossover che, vi ricordo, avevamo provato all'interno della nostra comparativa Sport Touring e uno dei piccoli punti diciamo deboli che aveva era proprio non avere le sospensioni semiattive, quindi Honda fa questo passo. Adesso la proveremo finita EICMA, insomma la settimana successiva state collegati perché vi arriverà anche la prova completa, ma in ogni caso la Honda ha voluto migliorare un po' anche l'impatto estetico dell'NT, rendendo la carenatura più filante, un po' più snella, con un gruppo ottico un pochino più aggressivo, regalare un po' più di sportività a questa che comunque è una touring molto apprezzata in Europa, perché sta vendendo molto bene. La piattaforma, come ho detto, è quella dell'Africa Twin, ovviamente la NT 1100, come tutte le Honda dotate di questo motore 1100 bicilindrico, sarà disponibile anche con il cambio dual clutch, quindi a doppia frizione.
Argomento sport touring e crossover, se passate allo stand Ducati, beh allora se vi interessa questo genere di moto, questa potrebbe davvero interessarvi, il multistrada V4 RS. Siamo alla apoteosi di quello che può proporre Ducati in questo segmento, motore Desmo ed ereditato direttamente dalla Street Fighter, 180 cavalli, frizione a secco per quelli che amano questo tipo di soluzione e sospensioni Öhlins più cerchi forgiati. Insomma, se sulla BMW vi ho detto che era la più arrogante delle crossover, qui ci andiamo molto vicino, con una differenza: qui si possono montare anche le borse e non è raro vedere in giro i multistradisti con la 17 anteriore e la tripla borsa e il passeggero. Ovviamente questa è la più estrema, se vi interessa dovete mettervi un po' in coda, perché nonostante il prezzo di 38.000 euro le RS vanno veramente via tutte molto velocemente, altrimenti potete passare sulla più prosaica Pikes Peak, che costa un pochino meno, non ha il Desmo, ma secondo me vi fa divertire allo stesso modo. Stand Ducati multistrada V4 RS. Sono stati in tanti a eccitarsi quando hanno visto il teaser Triumph con la scritta 800 sul serbatoio. Moltissimi si aspettavano una nuova Naked o anche una nuova super sportiva, e invece Triumph, per la gioia di chi ama questo segmento, quello delle crossover, ha piazzato il nuovo motore 800, quindi cilindrata piena, sulla nuova Tiger Sport 800, moto che non sostituisce la 660 ma ci si affianca volendo offrire un po' di dotazione in più, di prestazioni in più. Parliamo di 115 cavalli, 84 Nm di coppia, sospensioni Showa regolabili e un peso che è di 214 kg in ordine di marcia. Insomma, diciamo, partendo dalla base tecnica della 660, Triumph ha aggiunto un pochino di protezione, di comfort per dare qualcosa in più a chi voleva questa crossover. Il motore, ripeto, cilindrata piena, non sappiamo poi se arriverà su altri modelli, ma intanto ce lo gusteremo qui presto sulla nuova Tiger 800 Sport, che ha già svelato anche il prezzo, 11.995 euro. Siccome parliamo di sport touring e crossover, vagando per i padiglioni di EICMA sono incappato nello stand di Macbor, che propone un prototipo elettrico, si chiama Montana XRE. Macbor è un'azienda spagnola. Questa è una crossover a tutti gli effetti, perché vedete, ruota piccolina, posizione rialzata e trasmissione in questo caso elettrica. Un solo dato: la coppia 425 Nm, l'autonomia è di 200 km. Ovviamente parliamo di un prototipo, ma visto che facevamo un video sui crossover, mi sembrava giusto inserire anche lei. Stand Kawasaki, argomento crossover, protagonista assoluta la Versys 1100, novità di quest'anno. Il motore è passato da 1043 a 1099 cm3, la potenza è salita da 120 a 136 cavalli, la coppia è arrivata a 112 Nm. Non mi dilungo troppo su questa moto perché l'avete già vista sul nostro canale, l'ho provata io in Spagna, ma ovviamente Kawasaki, come Suzuki e come anche BMW, che ha due soluzioni, crossover e sport touring, è una delle poche case che crede molto in questo segmento, tanto da offrire due modelli, in questo caso realizzati partendo dalla stessa piattaforma, che si è uniformata nelle prestazioni, perché oltre alla Versys 1100, venite, vi faccio vedere anche la Ninja 1100. Ed eccola qua, Ninja 1100 SX in questa configurazione, nello specifico SE, quindi con l'allestimento diciamo più pregiato. Arriverà a breve la prova, perché a fine EICMA, la settimana successiva, andremo a provare anche lei, non solo l'NT 1100. Come vi ho detto, la piattaforma è diventata veramente in comune con la Versys, perché per la Ninja diciamo c'è stato un downgrade di potenza da 143 a 136 cavalli, con però un aumento di coppia ai bassi regimi, rapporti allungati, questo per dare un miglior gusto di guida. Ricordatevi sempre che quando guidiamo su strada non usiamo il motore a tutta la potenza agli alti regimi, ma usiamo sempre la coppia, quindi siamo curiosi di verificare, ci andrà l'ora a provarla, se le modifiche apportate al motore 1100, di cui ha tratto beneficio la Versys 1100, saranno positive anche sulla Ninja 1100 SX. Molti di voi mi chiedevano ma come mai non sono saliti di potenza, ma semplicemente perché, ragazzi, vieni, Kawasaki ha già una mega sport touring che è la Ninja H2 SX col motore col compressore centrifugo da 200 cavalli. Andare su con la Ninja 1100 SX sarebbe stato un po' sovrapporsi con una moto che insomma è unica al mondo, motore col compressore, 200 cavalli,
attitudine sport touring, protezione. Insomma, la dotazione della Ninja H2 SX, che spesso è una moto che viene un po' dimenticata, è davvero di altissimo livello. È una moto super completa, è una dei poche con le radar sport touring, diciamo vere, con radar anteriore, radar posteriore e un cluster di Bosch davvero super completo. Quindi abbiamo in casa Kawasaki non una ma 3 proposte di sport touring o crossover, anzi 4, perché ci aggiungiamo anche la Versys 650. È sicuramente una delle case che crede di più in questo segmento. Per la nuova V100 Mandello 2025 siamo partiti da qui, dal radar, perché questa è la principale novità che arriva, debutta sulla Sport Touring di Mandello del Lario. Radar che, come sapete, ha debuttato l'anno scorso sulla Stelvio e adesso arriva anche sulla moto, diciamo, Sport Touring più stradale. Non cambia il layout tecnico, il motore da 1042 cm3, compact block, 115 cavalli e parabrezza a regolazione elettrica, una chicca nel segmento Sport Touring non è che ce l'hanno proprio tutte, borse integrate, insomma la Mandello resta lei con un pochino di tecnologia in più e anche sospensioni semiattive. V100 Mandello che resta comunque l'unica Sport Touring, l'unica moto sul mercato ad offrire l'aerodinamica adattiva con le sue alette che si aprono in velocità. E per il 2025 c'è anche un'edizione speciale dedicata alla Galleria del Vento che c'è a Mandello del Lario, che è Galleria del Vento storica da cui è nata persino la 508 cilindri, mitica 508 cilindri, che si chiama Wind Tunnel. Si chiama Xplora 557 ed è la crossover, la proposta crossover del brand spagnolo Riecu. Chi di voi ha la memoria lunga, guardando un po' il design e soprattutto i fari, ricorderà una proposta di qualche tempo fa allo stand MV che si chiamava LXP 552, se non mi sbaglio il nome corretto. Quel progetto è stato abortito per l'arrivo di KTM, ma la moto era già fatta e se l'è presa Riecu. Quindi la base è una QJ, ruota da 17 anteriore, motore da 554 cm3, schermo TFT bello robusto e ovviamente questa è la proposta crossover molto aggressiva nel prezzo di Riecu. Ovviamente adatta per le patenti A2 perché il limite non supererà i 48 cavalli. Chiudo questa mia rassegna sulle crossover e sport touring qui presenti a EICMA con la Bimota Terra, che è un esercizio tecnologico davvero pazzesco. L'avevamo vista il primo anno solo come schema di telaio e sospensioni, poi l'anno scorso era un prototipo, adesso sembra proprio che la moto sia quasi pronta per essere provata. Io ho già fatto pressione su Bimota perché voglio essere uno dei primi a metterci su il sedere per provarla, perché è davvero una cosa incredibile. Ovviamente la Terra sfrutta il brevetto dell'ingegnere Marconi che scollega la sospensione dallo sterzo. Motore è quello di Kawasaki supercharged, quindi da 200 cavalli, quindi è una iper crossover. Qui la vedete un po' in configurazione hardcore con la tripla borsa, il cupolino alto, per far vedere che questa moto non è solo iperprestazioni ma può anche viaggiare. E una caratteristica della Terra è avere l'altezza variabile, perché si può scegliere di averla bassa o alta. Quando si va a fare fuori strada si alza la moto, quando si va su strada si abbassa la moto per avere una migliore guidabilità. Comunque il progetto è davvero qualcosa di quasi insensato, però da Bimota ovviamente ci aspettiamo queste cose, non si possono fare cose normali se ci si chiama Bimota. Quest'anno Bimota, sapete, entrerà in Superbike, però la Terra è uno dei progetti che probabilmente l'anno prossimo forse riusciremo a guidare. Bimota Terra, crossover, iper crossover da Bimota, 200 cavalli. Crossover o sport touring è la domanda che ci facciamo sempre. Voi mischiate molto i due segmenti, fatemi sapere qua sotto quella che preferite, ma qui dai padiglioni di EICMA in questa bellissima giornata di nebbia di novembre, ma nei padiglioni la nebbia non c'è, fa bel caldino, la rassegna delle crossover e sport touring finisce qua. Qua sotto nei commenti sicuramente me ne sarò dimenticata qualcuna, quindi sicuramente mi ricorderete che me ne sono dimenticato. Se vi è piaciuto questo video cliccate mi piace, iscrivetevi al canale perché siamo vicini ai 100.000, commentate qua sotto se questo segmento è un segmento per voi interessante e se voi vorreste altre moto di questo segmento che venissero offerte nei prossimi anni, perché secondo me qui c'è tanto interesse, ma l'offerta è ancora un pochina, anche se in realtà, come avete visto, insomma, non è che ce ne sono così poche. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da EICMA!